Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile 2024. Abbiamo la carta del matto, amici del Sagittario. Periodo di nuove avventure, di progetti, di idee. È un periodo, diciamo, con questa che prevede una spinta in avanti con questo matto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e i link ai corsi gratuiti già online. Bene ragazzi, queste sono letture generiche, quindi possono riguardare il lavoro, la famiglia o le relazioni di coppia. Io vi darò la linea energetica più importante, il movimento energetico più importante del periodo e poi andrò a farvi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico, le letture di single, coppie, lavoro e economia e finanza avranno dei video a parte, sono le 3 scelte e saranno fatte anch'esse con i segni zodiacali. Allora, andiamo a vedere, amici del Sagittario, qual è l'energia disponibile per la prima metà di aprile. Ok. Allora, partiamo con un 6 di coppe, un 5 di spade, un 9 di spade, il diavolo, fante di denari, la luna è un 3 di spade, ragazzi. Allora, partiamo da questo 6 di coppe. L'idea che ho, ve la dico così come l'ho sentita, è che qualcuno sia talmente condizionato, incastrato in qualche situazione o in qualche ideologia, mi viene da dire da diventare matto proprio. Come se ci fosse qualche tema in questo periodo che veramente vi attanaglia la mente. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo con questo 6 di coppe. 6 di coppe di solito è una carta che ci parla o di qualche questione che ritorna dal passato, mondo, ok, fante di spade e 5 di spade. Allora, per qualcuno potrebbe essere proprio una persona che ritorna dal passato dopo tanto tempo o che torna da lontano, che potrebbe mettervi in confusione. Per qualcuno è un'amicizia di infanzia o comunque una relazione che vive da tanto tanto tempo. Andiamo a vedere il 5 di spade. Si può anche trattare di fratelli, per qualcuno, o cugini o diciamo parenti paralleli. Allora, per il 5 di spade abbiamo, vediamo se me lo metto così se ci vedete, sì. Un mago, la forza e la carta del diavolo, che avete già qui. C'è un qualche tipo di questione che volete iniziare con forza di volontà, con puntiglio, però ripeto, c'è questo diavolo e 5 di spade al contrario, è come se stesse iniziando un qualche cosa per orgoglio, o come questa sensazione. Cioè magari no, non voglio fare questa cosa qui, però per dimostrare all'altro, all'altra, al gruppo, alla famiglia, chi che sia, che sono in grado lo faccio lo stesso. È come se fosse una questione di ego.
Devo dire che con il 5 di spade, al contrario, e il diavolo, ragazzi, per qualcuno potrebbe esserci della manipolazione, mentale. Anche perché avete due volte, cioè diavolo, 5 di spade, diavolo e 5 di spade. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo gli amanti, no, queste sono troppe. Di nuovo il 9 di spade. Allora, amanti, cavaliere di coppe, fante di bastoni e 9 di spade. Ho come l'idea che qualcuno farà un tuffo nel passato, ragazzi. Questa potrebbe essere una forte tentazione. Il diavolo, se per esempio per voi non risuonasse come ego o come orgoglio, con l'esempio che ho fatto prima, potrebbe anche essere una tentazione verso qualcuno, molto forte, mi verrebbe anche da dire. E qui ho come la sensazione che da un lato si vorrebbe anche ripristinare qualcosa con questa persona. Ripeto, può essere un parente, può essere un vecchio amico. Adesso la situazione lavoro non la sento molto, però applicate voi la lettura alla vostra realtà, ok? Perché con i 6 di coppe tendenzialmente si parla di qualche tipo di relazione platonica, o perlomeno che fino ad adesso è stata platonica. Andiamo a vedere il diavolo. Allora abbiamo un 10 di denari. È come se ci fosse qualche cosa o legato alla famiglia, o legato a un contratto, o legato a un gruppo di persone, potrebbe essere il vostro gruppo lavorativo, per esempio, che in qualche modo non si sblocca, c'è qualche faccenda, diciamo. Voglio andare a vedere un attimo questo diavolo. 2 di coppe, no, può essere proprio una questione di accordo tra le parti. E le parti potrebbero essere due persone o voi e un gruppo. Andiamo a vedere il fante di denari. Fante di denari nuovamente. Si ripetono un sacco le carte in questa lettura. Comunque ragazzi, io qui ho come la sensazione che ritorni qualche cosa dal passato, o è una situazione, o è una persona, o se non è un passato a livello di tempo, cioè se non è una lontananza a livello di tempo, è una lontananza di tipo geografica. Può essere che arrivi appunto una persona, può essere che questa persona vi tenti in qualche modo, o lavorativamente parlando, piuttosto che sessualmente parlando. C'è come una sorta di vincolo, tentazione, schiavitù, orgoglio. Date la spiegazione che più vi piace a questo diavolo, che più sentite vostra, diciamo così. Qui è un po' come il ok, voglio andare avanti, voglio fare qualche cosa per trovare un accordo, per risolvere il conflitto, ma ho queste paure, ci sono già cose che sono successe nel passato e quindi adesso sono vincolato, non so. È come se non aveste potere personale e ci sta perché avete due volte il 5 di spade, soprattutto qua è capovolto. Ok, andiamo a questo fante di denari. Il fante di denari è una carta che vi invita a, diciamo, intraprendere un nuovo tipo di percorso. Qui vedo anche la luna capovolta. Io ho come la sensazione, ragazzi, che dobbiate iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista. Tenete presente che il fante di pentacoli di solito è la carta dell'apprendista, quindi qui è un po' come se vi dicessero di studiare, di imparare, ehm, diciamo, metodologie piuttosto che tecniche, piuttosto che informazioni su quello che è il come riportare in equilibrio la mente e il cuore. La carta della temperanza è una carta di guarigione, è come se io dico sempre che
la conoscenza espande la coscienza ed sono queste due carte, la conoscenza espande la coscienza. Quindi qui si tratta di approfondire con certi discorsi, con certi temi o magari iniziare a studiare certi temi, ad occuparsi di certe questioni magari di tipo pratico per riuscire a ritrovare un equilibrio. Andiamo a vedere la luna. Imperatrice, regina di spade, ruota della fortuna e 2 di bastoni. Qui ragazzi, quello che sento, allora, di qua ho tante carte maschili, mago e forza e la forza, che sono carte di polarità maschile. Anche se poi in realtà la forza è un numero 8 perché io qui la forza la intendo come forza di volontà, il potere del terzo chakra e c'è il diavolo, per quello che vi dico che la sento come una carta maschile. Stavo guardando se avevo altri segni di maschilità, di mascolinità, eh, però qui invece ho un forte riferimento a tutto quello che è il divino femminile. È come se per rimettere in equilibrio, sì, ci vuole forza di volontà, ci vuole azione, ci vuole movimento, però ci vuole anche il prendere consapevolezza di quelle che sono le vostre paure, non tanto per ricacciarle in fondo, ma per, come vi posso dire, rendervi conto che ci sono e che certe dinamiche di comportamento sono dettate da questa paura. Qui si tratta di riprendere connessione, di riprendere contatto con il vostro lato emotivo per far arrivare questa ruota della fortuna e iniziare a guardare ad un futuro migliore. Sento che la seconda settimana di aprile, ragazzi, sarà molto sul ok. Faccio il punto della situazione, che cosa mi fa star bene, che cosa mi fa star male, che cosa è mio potere, che cosa realmente posso fare, perché qui il problema è di un potere personale, cioè nel senso è come se qualcuno non si riuscisse abbastanza, non si sentisse, scusate, abbastanza per fare qualche cosa, oppure ha confusione mentale a causa di questi 2-5 per capire che tipo di direzione dare a questa situazione o a questa relazione. Qui vi dice di ascoltare un po' di più quello che avete dentro, fondamentalmente. Adesso andiamo a vedere questo 3 di spade. Una regina di bastoni. Sì. Ok. Regina di bastoni e 6 di... E 6 di bastoni. È interessante perché sono due carte che spiegano il 3 di spade. Il 3 di spade è una carta di sofferenza tendenzialmente. Però sinceramente io questa sofferenza la sento perché riuscirete a controllare questo diavolo e quindi staccarsi dal proprio ego crea sofferenza, ok? Perché l'ego, innanzitutto l'ego, come vi posso dire, ha paura dei cambiamenti e che cosa succede? Crea appunto questa paura in noi perché la paura contrae e noi non ci muoviamo e difatti qui avete la luna. Ma sento che nella seconda settimana di aprile questa paura non dico che verrà eliminata, ma verrà affrontata, verrà vista, verrà messa un attimino nero su bianco e dire ok, come cambio le carte in tavola? E si inizia a guardare al futuro. Vi dico, queste due carte alla fine della lettura mi fanno ben sperare che riprenderete il vostro potere personale, nonostante sia sofferto. Vi faccio un esempio. Il diavolo è anche collegato a quelli che sono i vizi, a quelli che sono, non lo so, parliamo di vizi e dinamiche di comportamento tossiche. Se io mi rendo conto che ho una determinata dinamica di comportamento causata dalla paura, la vedo, ok? Quindi mi rendo conto, mi analizzo e cerco di cambiare la dinamica di comportamento con la ruota della fortuna. La ruota della fortuna rappresenta anche... Voglio parlare troppo in fretta perché mi arrivano tante informazioni, ma la lingua non mi sta dietro. Allora, la ruota della fortuna rappresenta anche la ruota del karma e cambiare, spezzare le dinamiche di comportamento cambia automaticamente anche il karma, ok?
Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo e poi una meditazione di Findorn. Scusate, lo recupero un attimo perché mi è volata la carta. Ok, carta numero 41. Questa carta vi dice che avete degli spiriti che vi insegnano, che vi guidano, che vi accompagnano. E inoltre mi dice anche che potreste avere diversi talenti che vi sono stati dati proprio per poter condividere la vostra bellezza con il mondo. Voglio un'altra carta. Ragazzi, scusate, ritorno un attimo su questa lettura. Qui all'inizio vi dicevo che potrebbe essere una persona che ritorna dal passato. Qui c'è da cambiare il modo di comportarsi con questa persona per interrompere questa tentazione, questa schiavitù, questa tossicità. Ok, andiamo a vedere una meditazione. Il dare è una benedizione ancora maggiore del ricevere. E allora dai, dai e continua a dare, senza mai calcolare quanto ti costa. Quando imparerai a dare senza pensare a te o a quanto te ne verrà in tasca, allora riceverai 1000 volte tanto. Questa è la legge. La vita non è a senso unico, è un costante dare e ricevere. E io aggiungerei che anche se date alla persona A, non vi aspettate che la persona A vi restituisca, ma state pur certi che la vita in qualche modo vi restituisce. Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Se la lettura vi è stata utile, potete farmelo sapere con un commento. Se volete supportare il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. Se cliccate sul tasto abbonati vi spiega tutto. Bene, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!